Metatron i regni elementali. L'arcangelo Metatron attraverso James Tipton Tiberon traduzione Sebir Blue Blogspot. Il regno delle fatte, degli elementali, degli unicorni e dei draghi. Ossequi a voi maestri, io sono Metatron, signore della luce. Vi saluto come portatore di amore incondizionato. Ci riuniamo in questo momento di gioia per abbracciarvi ed onorarvi. Che anno fantastico si svolge davanti ai vostri occhi. Questo è certamente un tempo annunciato, che avete atteso da eoni, al fine di parteciparvi. È l'anno dell'ascensione. Prendetevi il tempo per sentire la gioiosa energia, che vi mandiamo da tutti gli angoli dell'universo, da ogni aspetto del cosmo. Carissimi, ci viene chiesto di parlare di un gran numero di argomenti affascinanti. Dell'Omniterra, delle terre parallele e di quello che viene chiamato il regno degli elementali. Parleremo dello straordinario vortice di Skellig Michael nell'isola irlandese e l'ancoraggio del firmamento di Newgrange, del paese della dea e delle fate. Il reame delle fate. Cominciamo con il vortice di Skellig Michael, l'Irlanda e le fate. Maestri, uno degli aspetti particolari ed incantevoli dell'Irlanda è il contatto ragguardevole con le essenze luminose e deliziose del regno delle fate e degli esseri devici. Alcune parti del mondo hanno differenti tipi di elementali. Sul pianeta, solo quelli poco numerosi, che proiettano ciò che si può chiamare il campo di energia a spettro completo possiedono la totalità del regno delle fate in quantità e in qualità. E quelli tra loro, che permettono agli umani di vedere queste creature e di interagire più efficacemente con esse, sono ancora più rari. L'Irlanda ha, più di ogni altro luogo sulla Terra, il maggior numero e varietà di fate ed elfi, ed è lì che gli spiriti di natura interagiscono in grado superiore con gli umani. È per questo motivo, che il folklore irlandese è così ricco in questo settore. Vi esistono infatti parecchi gruppi diversificati di esseri devici, che abitano, fuori dal tempo, le verdi colline e le valli irlandesi. Benché ce ne siano anche in Inghilterra e in Europa, sono più accessibili in Irlanda, più brillanti, più espressivi, e sono dunque più facilmente avvicinabili. A causa delle energie che vi si trovano, è possibile in questo bel paese, non solo vedere lucidamente esseri devici durante lunghi periodi di tempo, ma anche essere assolutamente consci della realtà di una comunicazione, di una interazione con loro. Questo ci porta a parlare della terra parallela, di un'altra dimensione concentrica, del regno eterico, della materia e dell'antimateria, del reame angelico devico. Maestri, l'ascensione non avviene solo sulla terra materiale, ma anche sulle terre parallele. L'allineamento con il centro galattico provoca anche un aumento considerevole del flusso di energia ionizzata chiamata plasma di antimateria, verso i poli planetari. Le terre parallele esistono in risonanza dell'antimateria, in cui si trova un'enorme gamma di energie. Nel 2012 ci sarà un'espansione delle dimensioni parallele, che consentirà una migliore percezione dei campi di frequenza più elevata. Condividiamo con voi una grande verità, che può turbare alcuni, sapere cioè, che lo spazio tra il regno angelico e il dominio materiale umano è il campo dell'antimateria, e la composizione plasmatica di questo è ciò che voi chiamate terra parallela o omniterra. Le connessioni con il vostro corpo eterico attraverso il sistema dei chakra sono, in un certo senso, gli acceleratori, che hanno dei coni aperti nell'ambito dell'etere. Questo sarà conosciuto da tutti gli uomini delle prossime generazioni. Voi designate sovente l'antimateria con il nome di materia oscura. In verità, ironicamente, ciò che chiamate materia oscura ha più luce e più alte frequenze della materia fisica. Solo dei campi elettromagnetici cristallini particolari possono portare il plasma dell'antimateria e questa a diversi strati o dimensioni di intensità. Il vostro campo Merkaba sviluppato può certamente portare questa energia, e trasportarvi con essa. E noi aggiungiamo che il centro della vostra esistenza si trova nel piano eterico, la vostra dimora, prima di entrare nella dualità della materia fisica. Molto prima che l'umanità apparisse sulla Terra, tutto il pianeta conteneva in sé le forze della natura chiamate elementali.
Questi aspetti materiali erano completi, non solo sotto forma di densità energetica fisica, ma anche come spettro completo di materia e antimateria, in cui le forme viventi sono state proiettate e diversificate con la piena coscienza della vita elementale. Tutto ciò esisteva dunque nei 5 elementi o matrici aria, acqua, terra, fuoco ed etere. La materia, vedete, esiste in varie gamme di frequenza, come la luce. All'inizio delle sue esplorazioni sul piano terrestre, l'anima umana entra in uno stato non fisico, in una forma pensiero in cui la mente ha, ovviamente, la capacità integrale di formare e modellare l'energia materia e di penetrarvi in piena coscienza. Molte anime hanno trovato espressione in ciò che può essere definito regno elementale, o piuttosto la matrice elementale, in quelle ere prefisiche. È per questo motivo che molti di voi si relazionano così potentemente con questi spiriti di natura. Perché, in effetti, in tanti hanno cominciato a sperimentare la vita sia all'interno, che all'esterno della proiezione eterica della matrice elementale. Certamente ci sono molti umani, che hanno sperimentato belle forme elementali in ciò che può venire paragonato agli esseri di luce del regno delle fate. Tali espressioni di vita non erano manifestazioni fisiche dello spirito divino. Numerosi sono coloro che associano questo ad una vita nella Lemuria o Mu, ma questo ha avuto luogo prima che il pianeta fosse nella dualità. È stato sulla terra preumana del firmamento originale. Non è esatto parlare di quell'epoca in termini di tempo lineare. Né il tempo, né lo spazio esistono nelle modalità in cui voi pensate. Certi periodi sono inseriti come ologrammi ed esistono nelle dimensioni parallele. C'è un unico presente simultaneo perché il tempo e lo spazio sono entrambi manifestazioni della luce come un pensiero congelato. La migliore approssimazione in termini di data per questo periodo è di circa 300 milioni di anni fa. In quell'epoca, nella fase della Terra olografica, i continenti erano molto diversi rispetto ad oggi. Il moto centrifugo della Terra aveva un asse diverso di rotazione. Il tempo non esisteva come concetto lineare e fisso, e l'espressione spaziale era molto più fluida. Il pensiero alterava immediatamente la coscienza. Voi siete quasi tutti arrivati sulla Terra in quel periodo preumano, come delle potenzialità pensative e avete sperimentato la Terra non collegati alla sua griglia o alla gravità. Avete vissuto questo un po' come un'avventura, una manifestazione del pensiero, viaggiando qui e là e istantaneamente smaterializzandovi a volontà. È stata un'era di non polarità, prima che la Terra cadesse dal firmamento nella densità e divenisse l'università del dualismo. Era una terra diversa, una terra di somma purezza elementale. Gli aspetti morfologici della terra preumana hanno subito innumerevoli periodi di grandi cambiamenti. Gli oceani sono saliti a livelli molto maggiori di quelli dei vostri mari attuali. Le terre emerse erano concentrate in un'unica massa chiamata Pangea, molto prima della deriva e della separazione dei continenti, molto prima di Atlantide e Lemuria. In quei tempi, numerosi furono coloro che scelsero di esprimersi sotto forma di proiezioni di pensiero e di fare l'esperienza dei giardini della Terra attraverso le forze elementali, che hanno delineato il pianeta. Queste manifestazioni come esseri di una natura semifisica, non ancora realmente materiale, hanno permesso di sperimentare la consapevolezza con i domini dell'aria, dell'acqua, della terra e del fuoco. Ci sono delle vaghe reminiscenze di questo nelle leggende dimenticate concernenti le fate, le sirene, gli elfi, i draghi, i troll, gli gnomi eccetera, elementali e intelligenza divina. Ciò che noi chiamiamo regno devico è costituito essenzialmente da figure proiettate dei regni elementali, minerale e vegetale, che trovano un'espressione cosciente e dinamica attraverso veicoli di energia elettromagnetica ed elettrocristallina. Alcune forme sono più avanzate di altre. Quelle delle fate possiedono una perspicacia eccezionale, mentre altre sono più paragonabili ai campi inferiori dei volatili o regno alato, vale a dire che questi sono più consapevoli di uno schema pensiero di gruppo piuttosto che di una coscienza individuale. La sagacia superiore delle fate le porta più volentieri ad interagire più facilmente con certi umani, ma la maggioranza inferiore è meno attratta da questa interazione ravvicinata e si tiene a distanza, come un passero o un tordo, che fuggono se ci si avvicina troppo. Non tutte le forme deviche sono così positive o benevole in natura come potreste pensare.
Certune sono un'unica coscienza originata dai campi elettromagnetici e ne consegue che il positivo, così come il negativo, sono necessari per equilibrare lo spettro elettrico che vedete. Alcune di loro considerano gli umani come fratelli, altre no, certe proiettano l'essenza vibratoria dell'amore supremo, altre sono un po' maliziose e birichine. Ma tutte sono delle forme elettriche di vita bioplasmatica, per così dire. Il regno delle fate è costituito da elementali basati sulla luce generalmente originata dall'aria. Ne esistono varietà, che provengono dall'acqua o dalle piante. Nel vostro folklore, queste ultime sono chiamate elfi o folletti, ed hanno una vibrazione positiva di grande eccitazione, che causa spesso negli umani una sensazione associata al fascino e alle risa. Queste creature sono reali ed esistono su tutto il pianeta. Tendono a raggrupparsi in aree di alta energia, in luoghi chiamati nodi di potere o siti sacri. Ma questi luoghi sono chiamati sacri e potenti proprio perché i veli dimensionali sono più sottili. Tutte le specie di fate sono particolarmente attratte dal gorgoglio dei ruscelli, dalle piccole cascate, dalle fontane, dalle piante, dai funghi e specialmente dalle felci e dai fiori. Il regno degli elfi. Questi sono esseri devici emanati dalla terra. Essi comprendono gli elfi, gli gnomi e i troll. Vivono nelle foreste e nelle radure boschive e le loro parvenze sono particolarmente associate all'uomo verde. In verità, tutti gli elementali sono interconnessi, ogni aspetto dipende da altri, come le piante necessitano della terra, dell'acqua e della luce. Edgar Cayce, tra altri, ha menzionato delle esperienze reali e delle interazioni con le fate, i folletti e gli elfi per tutta la sua infanzia. Il canale ha condiviso delle esperienze su Skellig Michael con gli spiriti di natura tramite un contatto visivo prolungato. La possibilità di vedere è un aspetto del campo d'energia a Skellig e in altri luoghi dell'Irlanda dove i campi dimensionali sono concentrati e in sovrapposizione in un modo molto più percettibile. Draghi, sirene e unicorni. Maestri, quello che vi diremo ora sorprenderà molti di voi, ma il gran numero di creature eteriche include anche quelle che chiamate unicorni, sirene e draghi. Questi esseri benevoli e totalmente coscienti esistono e fanno parte della Terra quanto gli umani. Possiedono un'arguzia speciale e sono estremamente evoluti. Sono i protettori dell'umanità e del pianeta e si stanno risvegliando ad un più grande ruolo nel passaggio dimensionale cosmico. Le sirene e i tritoni fanno parte dell'aspetto elementale del dominio del mare e dell'acqua. Essi sono i guardiani delle acque e sono dotati di un'acutezza singolare. Molti di voi hanno vissuto sotto questa forma sulla terra preduale. Queste creature sono viste dai delfini e dalle balene, che interagiscono amorevolmente con loro. Ma sottolineiamo che delfini e balene sono degli esseri fisici altamente evoluti, mentre le sirene, pur essendo ad un livello elevato nella matrice elementale, non sono fisiche. Gli unicorni. Essi sono proiezioni coscienti della spiritualità di animali e del pensiero umano, sommati insieme, in sembianze eteriche dai 5 regni elementali. I vostri nativi interagiscono spesso con forme evolute, consapevoli del regno animale come nei totem, che includono l'orso, il lupo, il puma ed altri. Il processo di interazione con l'energia dello spirito di gruppo di questi animali ha creato una vera e propria interconnessione delle forme pensiero in cui è stata prodotta un'energia molto reale sotto forma eterica. Non si tratta di energie elementali, ma di forze molto consce dell'antimateria o reame eterico. Siccome l'unicorno era incluso in modo focalizzato nel folklore di aree della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dell'Europa, queste forme esistono coscientemente e autonomamente, soprattutto nei campi di energie concentriche dell'Eire, della Francia e dell'Inghilterra sud-occidentale. Vale la stessa cosa per lo spirito del bisonte, dell'aquila, dell'orso, del lupo, del giaguaro ed altri che esistono in forma manifesta, in alcune zone delle Americhe, dove l'energia è abbastanza potente per una totale proiezione dimensionale possibile. Le forme pensiero sono reali assolutamente in innumerevoli aspetti. Edgar Cayce allude alla forma pensiero di un personaggio shakespeariano, Cassio, che ha partecipato ad uno dei suoi corsi in Virginia Beach, ed era molto cosciente e desideroso di imparare. Ve lo immaginate?
Anche se queste creazioni non sono di origine elementale, sussistono nelle stesse frequenze dimensionali, in parallelo con le energie degli elementi. I draghi sacri sono esseri benevoli e pienamente coscienti. Esistono effettivamente e sono vissuti sulla Terra molto tempo prima dell'uomo. Sono dotati di un'intelligenza straordinaria ed estremamente avanzati. I draghi sono i paladini dell'umanità e del vostro mondo, rivestono una più alta funzione nella trasformazione cosmica. Sono maestri di ciò che viene chiamata Kundalini terrestre e, in quanto tali, impegnati nei settori di ingegneria delle ben conosciute Dragon Line Currents, linee e correnti, e delle Ley Lines, che sono in realtà le arterie della forza vitale sul vostro pianeta. Essi assumono ora un ruolo maggiore, specialmente nella formazione di nuove linee di energia entro le emissioni elettromagnetiche cristalline della mutazione cosmica o espansione della cristallizzazione, detta anche ascensione all'interno delle correnti Ley della Terra. Non avete forse avuto nelle vostre culture dei tempi antichi racconti e leggende, che evocavano questi esseri? C'erano persino delle religioni in Asia, che li adoravano. Essi sono altamente avanzati e pienamente coscienti, e sono sulla Terra fin dall'inizio. Asseriamo che ci sono benevoli dragoni angelici, che si trovano tra i maestri ascesi. Non confondeteli con i draghi malvagi dei miti e delle tradizioni, che rapiscono e trattengono le principesse in castelli e grotte. E non credete alle teorie provocatorie e sensazionalistiche della presa di controllo del vostro pianeta da parte di rettiliani malevoli. Le vostre leggende arturiane, che includono draghi sputafuoco e principesse catturate, sono davvero miti e le descrizioni sono distorte e molto ottuse. Vi diciamo che in precedenza, nel periodo pre-lemurico e pre-atlantideo, dei draghi malevoli provenienti da Zeta Reticuli entrarono nell'ambito terrestre, ma furono combattuti e cacciati dai draghi benevoli, che sono ancora sul vostro pianeta. Anche se il loro numero è sceso notevolmente, sono sempre stati lì, sono i grandi protettori del vostro mondo e lavorano, come già detto, a stretto contatto con le energie della Kundalini planetaria. Ora, ci sono anche extraterrestri di natura rettiliana, che esistono davvero. Proprio come gli esseri umani, alcuni sono benevoli e altri aggressivi. Ci sono stati periodi, durante l'evoluzione della Terra, in cui individui rettiliani hanno tentato di entrare nel piano terrestre, e non sempre con buone intenzioni. Essi non sono quegli esseri di cui stiamo parlando. Ancora oggi, i termini drago, serpente o rettile fanno rabbrividire di paura gli umani del mondo occidentale e li conducono ad associarli con il male o a considerarli come miti popolari. La metafora di San Giorgio, che uccide il drago, o altre versioni di questa storia sono state pianificate dalla Chiesa per sradicare il paganesimo e stabilire il suo regno. Ma in numerose altre culture e religioni, soprattutto in Asia, il drago era onorato e considerato una fonte di saggezza, di divinità e di buona fortuna. Esiste una forma devica di esseri dragoneschi nel regno elementale, ma questi non sono i draghi sacri pienamente consapevoli di cui parliamo. Piuttosto, sono figure coscienti di elementali, proiezioni dell'elemento fuoco. Gli indigeni spesso si sono serviti di enti devici del fuoco nelle loro cerimonie, nominandone uno guardiano ed un altro parlatore nelle ricerche di visione e nelle danze rituali. Ci sono anche proiezioni elementali del fuoco chiamate glifi o salamandre di fuoco eterico. Queste creature molto coscienti, delle quali stiamo parlando, vivono nella terra interna, in particolare nelle regioni vulcaniche, e alcune tra loro sono attirate dalle alte montagne cristalline. Esse non fanno parte del regno elementale elettromagnetico, anche se sono strettamente allineate con le energie cristalline ed elettromagnetiche della Terra. Alcune di loro sono di enormi dimensioni, misurano fino a 50 metri di estensione e irradiano una luce dorata. Esistono principalmente in una frequenza parallela più elevata, ma anche corporalmente nel vostro mondo fisico. Esse, attivamente impegnate nei ritmi energetici del vostro pianeta, sono anche i guardiani di alcuni dei vostri portali interdimensionali e certamente dotate di grande intelligenza, sia per il piano fisico che eterico. Gli esseri cristallini. Molti di voi sono al corrente della coscienza delle gemme e dei cristalli e in tanti lavorano con gli esseri cristallini.
Essi sono la più alta forma di proiezione elementale minerale e possiedono una sensibilità molto accentuata. I cristalli sono coscienti della natura e struttura geologica nel cuore della proiezione del regno minerale. I cristalli e le pietre preziose hanno una coscienza di natura tripla e sono in grado di agire come guardiani dei luoghi, trasmettitori e ricettori, con tutta la loro essenza. Essi veicolano la luce, e questa si espande consapevolmente nella perfezione matriciale della forma cristallina. Le zone dove si trovano dei cristalli naturali proiettano un aspetto elementale particolare, che si manifesta sotto forma di orbosfere luminose, e di correnti scintillanti. L'Arkansas e il Brasile abbondano con gli aspetti di questo tipo. L'Omniterra. Abbiamo spesso parlato delle qualità strabilianti della terra vivente. E vi diciamo che, qualsiasi sia il vostro modo di vivere e di amare sulla terra, vi arricchite esplorando ciò che Gaia ha di maestoso e di saggio. La terra, l'Omniterra, si sta espandendo in modo sorprendente chiamata ascensione. Questo è un tempo straordinario, e il 2012 vedrà cambiamenti meravigliosi relativi alla vostra percezione delle realtà intorno a voi che erano precedentemente molto più difficili da ravvisarsi. Non vi stupirete della grandezza del vostro pianeta fintanto che non avrete constatato la sua bellezza. Ammirerete davvero lo splendore contenuto nella Terra e vi delizieranno le vaste biblioteche di conoscenza all'interno di questo essere multiforme e multidimensionale. Perché Gaia esiste anche come parte eterica e i piani paralleli dell'Omniterra abbondano di vita. Il plasma cristallino magnetico nella materia e nell'antimateria. Vi diciamo che, sulla vostra Terra, le linee del campo magnetico escono dal polo nord, si curvano verso il basso ed entrano al polo sud attraverso la magnetosfera ovoidale. Poi, all'interno della Terra, queste linee risalgono dal polo sud Nadir al polo nord Zenith. Questi campi di forza sono carichi di plasma ionico. Tali flussi sono costituiti entrambi di energia materia e di antimateria etere e si riversano sul piano eterico della Terra parallela definendone la sua composizione. Il plasma contiene molte particelle cariche tra cui quelle che potremmo chiamare antiprotoni ed antielettroni. Nell'antimateria o piano eterico, si trova il bioplasma, che pullula di forme di vita. All'interno e all'esterno della vostra Terra ci sono anche forze elettromagnetiche, che operano un po' come correnti a getto che scorrono in una direzione sulla superficie e nel senso opposto dal di dentro. Sono dei flussi paralleli tra loro, che fluiscono inversamente nella magnetosfera ovoidale. Sono alquanto analoghi alle vostre linee diagonali chiamate linee Curry. Ciò che non si comprende o non viene ancora ammesso è che essi si riversano anche nel plasma eterico, antimagnetico e antielettrico. Costituiscono il reticolo energetico, che collega la terra fisica a quella dell'antimateria, cioè le due parti parallele gemelle formanti l'Omniterra attraverso l'aspetto intermittente della ricezione di microbuchi neri, protoni e la proiezione di microbuchi bianchi, elettroni. Con il flusso laminare delle linee verticali di longitudine, il plasma di antimateria creerà una rete di correnti. L'emissione perpendicolare primaria ne induce altre ad angolo retto a formare delle propaggini dorate di 90 gradi, che si estendono in orizzontale alle correnti verticali. Hanno pulsazioni in sequenze regolari secondo il flash delle unità di luce della coscienza, che corrisponde un po' alla scala concettuale di Planck nella teoria dello spazio-tempo. Alcuni punti nei lampi di materia-antimateria, come nello schema dei circuiti elettromagnetici planetari, formano dei nodi pressurizzati. Questi ultimi agiscono come amplificatori di particelle subatomiche, che proiettano flussi coerenti elicoidali di ioni eterici a vettori specifici sul pianeta. Questi sono essenzialmente vortici di antimateria, che penetrano nella terra fisica e nella magnetosfera. Entrano nel piano terrestre in punti di latitudine situati tra i 49 e i 52 gradi nord e tra i 49 e i 52 gradi sud. La latitudine di 51 gradi è un vettore geometrico planetario, che riceve la corrente del plasma antimateria altamente carico nell'ambiente fisico di certi nodi. Skellig Michael, Neo-Grange, Stonehenge, Avebury, Banff, Lake Louise, il lago Baikal e Torres del Paine in Patagonia sono tutti a questa latitudine.
Ecco perché queste aree sono straordinariamente cariche elettromagneticamente, molto multidimensionali e pertanto incredibilmente equilibrate. Ciò permette loro di trattenere il campo di antimateria, che è la risonanza elettrica particolare prodotta dai minerali della regione. Questi vortici a spirale si intrecciano con i flussi dei gravitoni, dei positroni e dell'antiplasma per formare delle correnti eliche plasmatiche in zone come l'Irlanda, la Gran Bretagna, l'Europa, le montagne rocciose canadesi, il lago Baikale in Siberia, e nel sud della Patagonia in Argentina e in Cile. Tutti questi punti sono situati nei pressi dei 51 gradi di latitudine. Queste energie si raggruppano in maggior parte grazie ai minerali cristallini magnetici di queste regioni. In questo 2012, le energie del pianeta stanno passando ad una matrice cristallina. Come vi abbiamo detto, il corpo umano si sta trasformando da una base di carbonio ad una di silicio, cioè cristallina, anche per tutte le generazioni future. Di conseguenza, la Terra parallela coesiste più sensibilmente e si sovrappone in modo più efficace in questi luoghi, e forme di vita di natura bioplasmatica vi esistono in abbondanza. Ma per essere precisi, queste aree sono essenzialmente dei macro buchi bianchi. Un'enorme energia proveniente dall'antimateria dal piano eterico, è trasformata in materia caricata ed emessa. La sovrapposizione di antimateria o etere, che si verifica a Banff non si mescola all'energia materia in quanto tale, ma i due campi esistono in dimensioni diverse. Essi coincidono in qualche modo, ma in realtà sono ben distinti. È meglio dire che il campo di antimateria è molto più facilmente percepito attraverso i corpi sottili in questo luogo. E questo, per mezzo dell'Amercana, che è lì notevolmente ampliata. Il campo angelico della regione ne è un risultato diretto e si posiziona nella matrice bioplasmatica. La vita bioplasmatica è molto reale e infatti, come abbiamo detto, i vostri corpi sottili e i centri dei vostri chakras si riferiscono alla sfera eterica di plasma antimateria della Terra parallela. Si tratta di una forma di vita meno densa, che generalmente non è visibile ad occhio nudo. Opera ad una frequenza molto più alta e le forme vitali estremamente elevate abbondano e si evolvono più rapidamente in questa energia. A causa di una particolare mineralogia e di anomalie gravitazionali, in Irlanda, il regno eterico vi esiste in una estrema chiarezza. L'Irlanda lo smeraldo e l'ametista. Questo paese racchiude alcune delle energie più potenti, più sacre e più rigeneratrici del pianeta. Gli è stato dato appropriatamente il nome di Isola di Smeraldo per le sue verdi colline e le valli, che emettono un campo percettibile di benessere e di guarigione. Sappiate che queste incredibili sfumature verdi di risanamento sono dovute alla forza vitale generata in questi luoghi. L'Irlanda ha una frequenza molto speciale e particolare. In diversi siti conosciuti dell'Isola di Smeraldo esistono quelle che sono chiamate anomalie di gravità negativa, che alleggeriscono la vibrazione ritmica e contribuiscono in qualche modo ad ingentilire la sua espressione. È in realtà la vita delle piante, delle acque e del mare che, cooperando con le incredibili energie telluriche, crea quell'aspetto femminile tanto delicato e così splendidamente espresso dall'Irlanda. Queste forze si associano alle suddette anomalie per trasmettere un'energia molto intensa, che è certamente una delle più alte frequenze del pianeta. Così esistono numerosi posti definiti a livello locale veli sottili, che sono portali dimensionali, che punteggiano il paesaggio. I mondi e le dimensioni coesistono tangibilmente e vividamente in Irlanda. Ecco perché il regno devico delle fatte, il regno degli elfi e dei folletti vengono descritti in maniera così celebre nel folklore irlandese. Questa realtà sta diventando sempre più visibile a causa, appunto, dell'alta concentrazione di forza vitale. La dea. E diremo che anche se l'energia del raggio verde, del campo di smeraldo, è predominante, pure il raggio viola dell'ametista è presente. I graniti color lavanda e i quarzi viola magenta creano un ambiente straordinario, che stimola l'immaginazione, la creazione artistica e la ricerca spirituale. Tutto questo si mescola e si fonde armoniosamente attraverso il paese per formare un habitat più benevolo, un cocktail di frequenze con un'energia estremamente elevata e pertanto equilibrata. Il ricercatore può trovare stabilità e benessere nella gioiosa risonanza di questa forza vitale. È un'energia
che rafforza la volontà e l'indipendenza, ma in una radicata umiltà di sostegno. È questa la potenza della dea, come dite voi. La forza, che si prende cura. Benché la terra d'Irlanda sia per molti versi simile a quelle dell'Inghilterra, della Scozia e del Galles, ha, sotto altri aspetti, una frequenza molto differente. Essa è composta di granito 35% di quarzo, di arenaria e di quarzite. Vi si trovano anche emanazioni cristalline provenienti da strati di roccia metamorfici atti alla trasformazione, risalenti, in tempo lineare, a più di 1,7 miliardi di anni. Tutte le strutture mutevoli sono cristalline. È pure importante notare che la massa territoriale d'Irlanda si trova alla stessa latitudine dell'Egitto, che ha circa 250 milioni di anni, come riconoscono i vostri geologi, e la maggior parte della pietra arenaria ha la medesima risonanza vibratoria piezoelettrica, fenomeno in cui i cristalli si deformano in seguito ad una polarizzazione elettrica, di quella di Giza Aswan. E questa è un'energia sacra. C'è in realtà una oscillazione armonica, una linea assiale tonale e una linea Ley, che collega Newgrange a Giza. Newgrange è anche connessa a Toltec Mons del vortice cristallino dell'Arkansas. Skellig Michael. In verità, Skellig Michael è un tempio naturale, un nodo di potere di costruzione terrestre, creato dalla natura, dalla divinità della terra. La sua struttura è piramidale ed è particolarmente allineata con le energie celesti. È composta di pietra arenaria viola, di quarzite. I vostri geologi conoscono questa speciale varietà di quarzo. È un minerale specifico che si trova alla base di molti luoghi sacri, di numerosi nodi potenziali. Si potrebbe dire che porta l'impronta della ricerca umana, in particolare a Skellig Michael. Quest'isola è a 51 gradi di latitudine nord, una banda di energia molto potente, sulla quale si trovano anche Stonehenge, Abeburi, il lago Baikal e il lago Louise in Canada. Come abbiamo detto precedentemente, gli Atlantidei conoscevano molto bene tutti questi nodi sul pianeta, in collaborazione con l'alleanza Siro-Pleiadiana. Come l'isola di Staffa è un generatore per le Ebridi, Iona e l'Irlanda orientale, così Skellig ricopre lo stesso ruolo, genera e distribuisce un'energia simile per l'Irlanda occidentale. Esse alimentano le correnti terrestri della regione con energie non solamente telluriche ma anche cosmiche o celesti. Svolgono un ruolo più importante rispetto a quello attualmente riconosciuto, ma che era perfettamente noto nell'età d'oro di Atlantide. Un'epoca in cui la Terra aveva tutti i suoi aspetti dimensionali e dove, quelle chiamate razze stellari, abitavano. Un mastro cristallo viola si trova all'interno di Skellig ed è lì fin dall'età d'oro di Atlantide. Non è mai stato disattivato, perché è stato messo in quel luogo originariamente e specificamente per rimanervi. Questo è un punto chiave di rifrazione dell'energia Ley, ed esso la eleva sino alla frequenza sacra delle Leilines di Maria e di Michele. Attiva anche tutte le linee in Irlanda, Gran Bretagna, Francia e in Europa. Risponderemo ora alle numerose domande che avete preparato. Domanda: ci puoi parlare di Newgrange, nella contea di Meath in Irlanda? Si dice che sia più antica delle piramidi, e che sia un calendario astronomico. È anche questo un portale? Lord Metatron, questo è difatti un megaportale. E diremo che la sua area comprende più di quello che Newgrange, come note tutte le zone circostanti, inclusi i cerchi di pietra, i tumuli di terra e certamente, Tara. L'area più grande del portale vortice della regione del fiume irlandese Boyne è polarizzata alla collinetta chiamata ora Newgrange. Tuttavia, la struttura denominata così risale a diversi millenni. Essa fu riconosciuta dall'alleanza siriana per la sua particolare emanazione ed altri templi esistettero lì, così come i cerchi e i tumuli, che compongono questo vasto, complesso terreno e la sua matrice di forze. Newgrange è ancora sostenuta energeticamente dall'alleanza Siro-Pleiadiana perché svolge un ruolo unico nelle griglie planetarie e cosmiche. È un enorme, immenso Stargate, altamente concepito. L'alleanza Siro-Arturiana-Pleiadiana è composta da ingegneri in energetica, che hanno contribuito ad equilibrare le forze dell'Omniterra fin dai tempi del firmamento. Benché i membri dell'alleanza operino in altri universi,
come dite voi, si sono concentrati sulla Terra perché, in effetti, sono della stessa vostra origine genetica. Il vostro pianeta, l'universo, la vostra galassia, vi esistono naturalmente all'interno e fanno parte del più grande omniverso. Certi luoghi di Gaia hanno delle rare energie, che consentono loro di essere dei punti di collegamento. Neugrange è uno di loro. Esso è multisfaccettato e multidimensionale. Si tratta di un portale, che trascende il tempo e le dimensioni. È direttamente connesso alla griglia cristallina ed è stato progettato così per collegarsi direttamente al nuovo firmamento, che inizierà a formarsi dopo il 21 dicembre 2012. Neugrange. Ora, per ciò che riguarda Neugrange, diciamo che è un complesso di energie la cui frequenza aumenterà nel 2012 e continuerà nel 2013 ed oltre. La forza di questa grande località è complicata. È dimensionale ma non è localizzata. Tutto ciò che è all'interno, sopra e sotto questo punto della griglia sarà un po' migliorato e ridefinito nel 2013. Neugrange è una delle tante biblioteche e punti strategici situati specificamente in alcuni vettori. Non è mai stato ideato per fungere da tomba per i re celtici, è piuttosto un esteso portale che stabilizza e riequilibra la Terra e la connette alle frequenze, che sono essenziali al nuovo firmamento. Per così dire si tratta di una vasta base di dati di grandi dimensioni, che è collegata a Sirio ma in una forma e per una finalità diversa dalle piramidi di Giza. Neugrange e altri luoghi simili sono un continuum, un legame tra materia e antimateria, mondo fisico ed angelico. Tali portali sono delle interfacce con un determinato scopo, e sono diversi da quelli che chiamate Stargate e Sport delle Stelle, NDT. Le energie di trasduzione non sono né solide né separate, ma continue ed ininterrotte. Esse uniscono gradualmente e impercettibilmente frequenze dimensionali più basse entro il loro corridoio a quelle più elevate fintanto che si armonizzino. Neugrange è stato attivato per un cambiamento, e la prima tappa di questo si completerà il 21 dicembre 2012, poi comincerà la sua riattivazione come un punto del firmamento nel 2013. Punto di ancoraggio del nuovo firmamento. I punti terrestri del nuovo firmamento cristallino, come Neugrange, sono tenuti in posizione da un nodo, una serie di spirali interconnesse di energia, che conducono la cosciente forza vitale della materia-antimateria tra gli strati del cosmo. Queste particelle di intelligenza mantengono l'obiettivo cosmico codice in completa integrità, equilibrio ed armonia perfetti. Le particelle della Kasha, il computer dell'universo, NDT di questo nodo sono codificate e programmate per attivare le transizioni relative all'ascensione pianificata. Questo include il cambiamento del DNA umano. Più precisamente, sono energie codificate e specializzate che creano nuovi ponti. Questa è una delle maniere in cui la Terra e tutto ciò che gli è associato entra in espansione. Neugrange è implicata nella ricezione di questi codici. Attualmente e nel recente passato, ciò che differenzia Neugrange come maggiore è l'equilibrio. Secondo il vostro gergo, è un centro femminile, ma di suprema armonia, che quindi viene definito come il divino femminile. Ma ovviamente non nel senso di genere femminile. Nel suo perfetto equilibrio si interconnette con tutte le 12 dimensioni, e questo si traduce in una stabilizzazione radicata. Quei metafisici, soggetti a divagazioni grandiose ed eteree, come sovente accade in questo percorso, troveranno se stessi ricentrati in queste energie che alimentano. Linea di San Michele Arcangelo. Il portale di San Michele in Irlanda. La matrice speciale dell'Eire è stata riformattata dalla fase iniziale dell'espansione cosmica del 2009 e terminerà il 12 dicembre 12. Lord Michael iniziò a riancorare la sua presenza in un portale triangolare nel centro di Skellig Michael in seguito all'evento, che chiamate 999. Questo processo richiederà 4 anni per completarsi. I 3 pinnacoli del vortice sono Skellig Michael, Mount Michael e il Mont Saint-Michel in Francia. Questo è alimentato in gran parte dalle energie al di sopra del portale di Neugrange. E questo crea assolutamente lo schema, la matrice dell'eccezionale miscellanea energetica delle forze ioniche in Irlanda. Per concludere,
La maggiore chiarezza per l'assottigliarsi dei veli su questi siti vergini ha permesso a molte persone di avere un'esperienza diretta con la presenza divina dell'Arcangelo Michele. Un vortice di energia fluente in senso antiorario è stato attivato e cristallizzato per riconnettere i siti. La triangolazione ha formato ciò che si può chiamare vortice triadico di Skellig-Michael, e una luce spirituale sempre più grande viene così irradiata attraverso l'intera area per centinaia di chilometri. Speciali custodi sono stati attirati in queste regioni per allineare, ancorare e imprimere questa energia divina. Molti sono chiamati, si tratta dei portatori di codici. Io sono Metatron e condivido con voi queste verità. Voi siete amati. E sia così.